Da diversi anni ormai non toccavo seriamente più questo gioco e solo nell'ultima settimana ho deciso di reinstallarlo. Starfield sa essere un gioco molto divisivo e nella mia personale esperienza è riuscito anche a impartire una sonora lezione. All'epoca lo preordinai colmo di aspettative ed esse venirono totalmente frantumate. Da qui la lezione allo stare molto attento e critico, soprattutto nei confronti delle software house di fiducia. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto. Oggi vi propongo un po' una chimera di video tra un parliamo di e un video aggiornamento. Due format ormai abitué sul canale. Starfield ha visto di recente l'arrivo dell'update Free Lanes con il DLC che era gratuito per chi come me aveva preordinato la Deluxe Edition. Tale DLC si chiama Terran Armada ed è soltanto una parte di tutto ciò che vi voglio dire oggi. E come sempre nel rispetto del vostro tempo lo farò dritto al sodo. Metto subito le mani avanti, non ritengo che questo aggiornamento sia un redemption arc, ma nemmeno iniziato, figuriamoci al culmine. Non si tratta di No Man's Sky di Sean Murray e di Hello Games. Qui si parla di Todd Howard e della Bethesda. I primi, nonostante il flop al lancio ormai una decina di anni fa, nel corso di tutti questi anni hanno continuato ad arricchire il loro space game con tantissimi aggiornamenti gratuiti di cui abbiamo già avuto modo di parlare in alcuni video precedenti. Bethesda invece cade dal pero. Certo, meglio tardi che mai, assolutamente, però dobbiamo essere sinceri con noi stessi e con Bethesda. Questo aggiornamento Free Lanes qualcosina di qualità della vita lo porta e sicuramente non va a sanare quei problemi reali che sono stati percepiti da una grande parte della community, non soltanto dei giochi spaziali ma nello specifico degli Elder Scrolls e Fallout, ovvero i titoli di punta di Bethesda. E di che sto parlando, magari alcuni si chiederanno? Mi riferisco alla artificiosità dell'esplorazione, che non ci dà quelle stesse sensazioni magari che uno Skyrim o un Fallout 4 sono stati capaci di trasmetterci. Non potevamo aspettarci che ci fossero così tante mappe create a mano, è vero, ma l'algoritmo iniziale di Starfield non rendeva possibile nemmeno apprezzare i punti di interesse generati casualmente. Su ciò Bethesda è intervenuta con questo ultimo aggiornamento. Adesso la proceduralità dell'algoritmo per i punti di interesse è molto più varia rispetto a prima. Un piccolo passo per la community, un passo enorme per Bethesda. L'elefante nella stanza è che i pianeti sono dei cartunati. Ciò è rimasto invariato nonostante ora finalmente si possa andare in modalità crociera con le nostre astronavi, esplorando di più e aprendo anche nuovi orizzonti proprio fra i sistemi stellari. Potremo trovare nuove astronavi disperse nello spazio, nuovi campi di asteroidi e c'è tutta una meccanica integrata nelle nuove missioni proprio grazie a questa modalità crociera che si potrà sbloccare praticamente all'inizio delle nostre avventure. Certo, questo aggiornamento non stravolge il DNA del gioco purtroppo e ancora dovremo vivere fra 1000 caricamenti quando entreremo o abbandoneremo un pianeta o qualsiasi altro oggetto. Anche un abbordaggio richiede dei caricamenti. Ciò non viene risolto ed è un po' una delusione vedere ancora la mancanza di una continuità del mondo di gioco. Se c'è una cosa che Starfield fa meglio di No Man's Sky è la narrativa, ma banalmente perché No Man's Sky è un sandbox esplorativo spaziale e per quanto questi giochi riescano sempre a mettere insieme più aspetti, Starfield fa della narrativa RPG il suo caposaldo, pur non avendone una realmente memorabile, specie nelle missioni secondarie e nella caratterizzazione dei personaggi secondari. In autunno 2025 è uscito il sequel di The Outer Worlds, l'ho portato sul canale e per quanto ci siano obiettivi e aspirazioni diverse nel game design, non mi può che rimanere più amaro in bocca per Starfield, che ha un mondo ben poco reattivo alle scelte del giocatore durante la sua partita. Poi ovviamente Obsidian ha puntato tutto sulla storia, sui personaggi e la personalizzazione. Anche il sistema RPG
RPG di Starfield mi sembra molto blando, non per questo pessimo, ma per nulla rivoluzionario rispetto all'universo dei videogiochi RPG. Però non tutto è marcio in Starfield, anzi devo ammettere che la storia principale, soprattutto nel suo finale, che non vi voglio spoilerare, diventa molto intrigante, va a rispondere anche a quesiti di un certo spessore filosofico ed è capace anche di giustificare nel game design la meccanica del New Game Plus. Non mi ricordo quante volte io sia riuscito a portarla a termine, penso 5 o 6 in passato. E su questo voglio sottolineare un fattore: io di solito mi ricordo qualsiasi cosa, anzi è un mio grande dramma il non riuscire a ritornare su alcuni giochi di ruolo perché mi ricordo ancora tutto troppo bene. Non è il caso di Starfield, sono passati diversi anni e la curiosità si è un pelo riaccesa. Può essere sia un lato positivo sia uno negativo, è un'arma a doppio taglio il ricordarsi o meno, in casi come il mio, della trama di un videogioco. In realtà colgo l'occasione per dirvi proprio questo: se non avete mai giocato Starfield, il 2026 potrebbe essere un'ottima occasione per giocarlo, prendendolo magari scontato ed avendo un pacchetto completo sicuramente superiore a 3 anni fa. Faccio un esempio veloce: con questo aggiornamento hanno introdotto anche la tecnologia X che possiamo trovare in giro mentre esploriamo e che ci permette di potenziare il nostro equipaggiamento oltre le soglie una volta possibili. Potenziamento che permette di mantenere le caratteristiche uniche anche visive di un'arma o un'armatura. Ovviamente ho ricaricato vecchi salvataggi per provare i nuovi contenuti e sono rimasto un attimo spaesato proprio perché non lo toccavo da tanto tempo. Non ho giocato nemmeno il DLC precedente, sul quale se ne dette di peste e di corna su Steam e su internet. Non ho provato il Mako alla Mass Effect sui pianeti, però ho voluto dare una possibilità alla gilda dei liquidatori, i cacciatori di taglie che si trovano su Aquila City. Ho iniziato la prima missione e mi sono detto forse vale la pena tornare a giocare. Ma sapete cosa realmente mi ha stuzzicato? Sempre ad Aquila City adesso possiamo ascoltare una trasmissione che parla di questa nave scomparsa. Iniziando la missione di Terran Armada veniamo a contatto con i rimasugli terrestri, una flotta completa di esseri umani e i loro soldati robot. Sono molto interessato a questo DLC, ma devo essere sincero, soltanto perché mi è arrivato gratis. Se l'avessero fatto pagare anche a chi aveva preordinato la Deluxe, probabilmente questo video non sarebbe nemmeno esistito. Beh, in conclusione, Starfield nel 2026 ha fatto un po' pace con se stesso, ma non ha rivoluzionato niente. I difetti strutturali ci sono ancora e l'illusione dell'esplorazione spaziale, è un pochino più forte di prima, ma sempre illusione resta. Rimango sempre molto combattuto su Starfield, perché da un lato io rimango dell'idea che si debbano sempre dare seconde, terze, quarte possibilità, specie a quei giochi che abbiamo giocato, magari mai finito al 100% e che rimangono lì in libreria, ma dall'altro mi domando, vale davvero il mio tempo? Sarà il 2026 l'anno giusto per rigiocare Starfield da capo? Forse sarete in grado di aiutarmi a trovare una risposta. Lancio infatti a voi la palla. Esplorare questo nuovo universo in solitaria è bello, ma farlo insieme potrebbe essere più interessante? Vi piacerebbe seguire una mia serie live su Starfield? Oppure anche solo una miniserie sul DLC Terran Armada? Conviene di più riprendere dall'inizio o esplorare a pezzettini da una partita avanzata? O ancora magari preferireste vedere altri titoli più in voga sul momento? Io non posso che ringraziarvi in anticipo se risponderete a questo quesito e ovviamente vi ringrazio già per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati alla fine del video di oggi, che è un po' così una bestia strana. Questo è quanto, Tiranno Matto out e alla prossima.